Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglioncinetto. Siccome me l'avete chiesto in tante e io non so dire di no, allora ho prioritizzato questa richiesta rispetto alle altre cose che ho ancora in cantiere. Allora, quello che vi faccio vedere oggi è la realizzazione di questa collana che io ho chiamato Ethnic Granny, nel senso che questo è un granny reinterpretato in chiave etnica, e con questo sistema abbiamo fatto delle mattonelle e poi le abbiamo intervallate degli argentoni o comunque delle perle piuttosto vistose, quindi utilizzando le mattonelle Granny anche queste come perle. Per realizzare questa collana sono necessari, allora, oltre ai filati, qua io ho preso una bobina di filato, che questo qua è un filato gioiello che si chiama Sunbest, che io ho preso su AliExpress. Esiste di tantissimi colori, ho utilizzato l'argento, questo verde, aspettate che questo verde, poi ho utilizzato questo rosa e poi questo fucsia. Vedete, questi sono i colori che ho utilizzato per la mia collana. Oltre ai filati serviranno un uncinetto del numero 1 per fare tutte le mattonelle, un uncinetto del numero 1,25 per fare le rifiniture, un paio di forbici, un ago con la cruna piuttosto grossa perché deve passarci il filato gioiello, e poi ho utilizzato un mix di perle che avevo preso su Amazon qualche tempo fa. Io vi faccio vedere la confezione, quindi diciamo che potreste eventualmente utilizzare la parola Sabricas per cercarle eventualmente uguali alle mie. Quindi questi sono tutti i materiali, direi che ci siamo, possiamo partire con la realizzazione. Buon lavoro e buon divertimento. Ah, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi tutorial. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Iniziamo con la realizzazione del ciondolo della collana. Allora, io questa è la prima metà che ho fatto, vi faccio vedere la seconda metà perché, come vi dicevo, tutti i ciondoli sono tutti i componenti della collana sono doppi. Allora, prendo uno dei colori perché lo facciamo esattamente identico a questo, anche se potete farlo anche diverso. Faccio un cappietto sull'uncinetto e faccio una, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Chiudo in cerchio con una maglia bassissima, dopodiché faccio 1, 2, 3 e 4 catenelle. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, la quarta catenella è la catenella di separazione. Adesso infilo l'uncinetto all'interno del cerchio che mi si è formato e faccio una maglia alta. Poi faccio una catenella e una maglia alta. E devo ripetere questa cosa per 11 volte. Per un totale di 12 maglie alte separate da 12 catenelle, quindi da una catenella ciascuna. Io nel frattempo, come vedete, lavoro la codina in modo che poi l'accorcio un pochino e rimanendo comunque all'interno non ho bisogno di fare particolari fissaggi perché la lascio un po' lunga. Poi tra l'altro il pezzo rimane abbastanza compatto e non ha grandi sollecitazioni, quindi non ho la necessità proprio di fermare la codina in maniera come per esempio dovrei fare se A il pezzo non fosse coperto e B se ricevesse tante sollecitazioni. Questo è un ciondolo, quindi rimane appeso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobbiamo fare l'ultima. Ok. Adesso faccio una catenella, mi congiungo alla terza catenella di avvio con una maglia bassissima, se riesco a entrarci dentro, così. Poi faccio una maglia bassissima nell'archetto di una catenella e stacco il filo. Così. E ho il mio cerchietto iniziale. Dopodiché cambiamo colore, vedete qua io ho il verde, questo verde smeraldo, e riutilizzo il verde. Faccio il solito cappietto, entro qualche archetto prima della chiusura. Questo qua, come vi dicevo, possiamo accorciarlo così non ci intralcia più il lavoro.
entro in un archetto e faccio una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi prendo la codina e la lavoro insieme, rientro nello stesso archetto e faccio un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e faccio 2 maglie alte. Faccio questa cosa per tutti gli archetti del giro sottostante, quindi per 12 archetti. Vedete? Lo faccio per tutti gli archetti. Io intanto qua taglio la codina perché non mi serve più, l'ho già fissata. Ecco, così vado avanti tranquilla senza intralci. L'altra non la taglio perché la devo ancora fissare, quindi adesso ci lavoro sopra. Quando faccio la catenella di sicurezza la faccio perché così lavorandola sopra blocco ulteriormente il filo e diciamo che diminuisce ulteriormente il rischio di poter avere uno scioglimento. Vedete? Ecco qua. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 'anche questo adesso lo tagliamo, 11 e 12 ed ecco fatto tutto il giro. Adesso il terzo giro lo facciamo esattamente come questo, con la sola differenza che anziché fare 3 maglie alte, scusate, 2 maglie alte, ne faremo 3. Mi ero già portata avanti, vi avevo già svelato l'arcano del giro successivo. Tenete presente che quando stringete troppo la solina poi diventa un po' impegnativo fare passare l'uncinetto, però così è. Ecco qua. Ecco qua. Adesso prendiamo l'argento, vedete il colore successivo è l'argento, tra l'altro un bellissimo punto di argento questo. Allora prendiamo il nostro uncinetto, facciamo come sempre il cappietto, entriamo in uno degli spazi del giro precedente e andiamo a fare 3 maglie alte. Io questo giro non ve lo faccio vedere perché sostanzialmente è come quello che abbiamo fatto, con l'unica differenza che anziché esserci 2 maglie alte nell'archetto ne abbiamo 3. Quindi è inutile, diciamo, soffermarsi più di quel tanto. Ci soffermeremo sul giro successivo perché cambiamo un pochino la lavorazione. Adesso io faccio questo e dopodiché ci vediamo alla fine del giro. Questo intanto è il risultato, ci vediamo dopo. Ed eccoci pronti a iniziare il penultimo giro. Il penultimo giro è quello che farà diventare la mattonella da rotonda a quadrata, quindi la trasformerà. È un giro magico. Facciamo il solito cappietto. Adesso contiamo dalla chiusura 1, 2, 3. Nel terzo spazio che precede la chiusura andremo a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Poi facciamo una maglia alta e una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e una maglia alta e ancora una maglia alta, e ho inglobato anche la codina. Adesso questa la potrei anche tagliare. Allora vado nello spazio successivo e faccio
3 maglie alte, 2, vado nello spazio successivo e faccio 3 maglie alte. Perché vi ho detto di partire dal quarto? Adesso vedete, perché in questo qua dove c'è la chiusura andrò a fare l'altro angolo e così avrò più diciamo superficie occupata per bloccare la codina. Quindi adesso, dopo aver fatto 2 gruppi di 3 maglie alte, adesso andiamo a fare l'altro angolo, e l'altro angolo è come quello che abbiamo fatto, quindi facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, poi abbiamo 2 catenelle e ancora 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi facciamo 3 maglie alte, 3 maglie alte, e andiamo a fare l'altro angolo. Quindi questo è il terzo angolo ed è composto sempre da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Vedete? E così abbiamo già i primi 3 angoli. Dopodiché andiamo a fare i 2 gruppi di 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi abbiamo ancora 3 maglie alte, e poi andiamo a fare l'altro angolo, e l'ultimo angolo questo, due catenelle, 3 maglie alte, e poi 2 gruppi di 3 maglie alte. Poi ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, che è questa qui, camminiamo con delle maglie bassissime all'interno dell'archetto di 2 catenelle dell'angolo e abbiamo terminato il nostro giro, vedete? E quindi abbiamo questa situazione qua. Adesso nell'ultimo giro, allora l'ultimo giro, quando non dovete unirlo, lo fate come un giro di punto granny normale, quindi 3 maglie alte, poi passiamo allo spazio successivo e facciamo gli angoli. In questo caso dobbiamo unirlo all'altra mattonella, quindi per unirlo all'altra mattonella dobbiamo fare in questo modo. Io comincio sempre, allora intanto taglio un po' di codine, che così rimane un po' più pulito il lavoro. Ok, anche questa la tagliamo. Okay. Adesso io comincio sempre dall'angolo che precede la chiusura e facciamo maglia bassa e 2 catenelle, poi facciamo, prendiamo la codina e la lavoriamo, maglia alta e maglia alta. Ok, adesso invece di fare le 2 catenelle prendiamo l'altra mattonella e facciamo rovescio contro rovescio, vedete, sono tutte e due rovescio contro rovescio, entriamo nell'angolo dell'altra mattonella e facciamo una maglia bassa, poi rientriamo e facciamo 1, 2 e 3 e abbiamo finito l'angolo. Come proseguiamo?
andiamo sull'altra mattonella, vedete, e nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte andiamo a fare una maglia bassa. Torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo il gruppo di 3 maglie alte, 2 e 3. Poi torniamo sull'altra mattonella e facciamo una maglia bassa. Lo dobbiamo fare per tutto il giro. 1, 2 e 3. Uno, 2 e 3. Facciamo, torniamo qui e adesso vi faccio vedere l'angolo e poi proseguo autonomamente. Vedete, intanto la mattonella l'abbiamo unita già per un bel pezzo. Adesso facciamo 1, 2 e 3. Maglia bassa nell'angolo, torniamo sulla mattonella in lavorazione e finiamo l'angolo. Siccome tutto il resto è uguale a quello che abbiamo visto fino adesso, io adesso proseguo, ci vediamo alla fine della mattonella. Ok, ci vediamo dopo. Ecco qua il ciondolo finito. Sono arrivata alla fine, ho fatto tutta la giuntura per tutta la circonferenza, cioè per tutti e 4 i lati, e ho creato questo ciondolo. Questo ciondolo poi lo abbelliremo successivamente. Io vi do dei suggerimenti, poi lo abbellite un pochino come preferite, diciamo, secondo quello che è il vostro gusto. Allora, per quanto riguarda le perle tonde, non sono altro che il centro di questa mattonella. Adesso ne facciamo una, ma giusto per vedere, appunto, il procedimento poi per unirle da una parte e dall'altra è esattamente identico a quello che abbiamo visto. Allora, iniziamo con questo colore e facciamo il solito cappietto e il solito giro di catenelle. Allora, vi garantisco che una volta che vi abituate sarà più semplice. 1, 2, 3, 4, 5. Io ero abituata a lavorare con i filati più grossi, onestamente i primi momenti sono stati un po' di sgomento, però ci si abitua a tutto. Allora, fatto sempre il cerchietto, adesso faccio 1, 2, 3 e 4, perché sostanzialmente è la stessa cosa che abbiamo fatto, quindi partiamo dalle 12 maglie alte separate da catenelle, anche qua vale la regola che i colori li abbinate come vi piace di più. Io siccome ne avevo fatte già delle altre e mi piacciono molto le simmetrie, sto cercando di ricalcare quello che avevo fatto, però nulla vieta di farle anche tutte diverse. Siamo giunti a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ne mancano 2 e abbiamo finito questa parte qua. Il procedimento per unire le due parti della mattonella tonda è esattamente la stessa che abbiamo visto per unire la mattonellona, quindi un punto nella mattonella lavorata e i punti nella mattonella in lavorazione. Allora chiudiamo qui così, catenella, via.
ecco qua, quello dietro possiamo toglierlo perché l'abbiamo già bloccato. Adesso mettiamo l'argento e facciamo 1 e 2 e facciamo le 2 maglie alte, la catenella, le 2 maglie alte e la catenella, le 2 maglie alte, e lo facciamo per tutto il giro. Siamo quasi, ci siamo quasi. Vediamo, contiamoli per vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sono giusti, no? Giusto perché quando poi facciamo l'altra chiaramente dobbiamo essere sicuri che stiamo facendo lo stesso numero, altrimenti poi non combaciano le giunture. Adesso lo chiudiamo così, camminiamo sull'altra maglia alta, vi faccio vedere l'inizio del giro, poi ci vediamo alla fine dell'altra mattonella quando poi ci sarà da unirla con questa, perché il procedimento l'abbiamo visto, è sempre lo stesso, è inutile diciamo soffermarsi più di quel tanto. Ecco qua, vedete, adesso iniziamo il terzo giro, poi ci vediamo alla fine dell'altra mattonella. Questo lo togliamo, yeah. E abbiamo il verde smeraldo, bellissimo questo verde. Ok, adesso cominciamo sempre da così, qualche archetto prima della chiusura in modo da non fare sovrapporre le due giunture. Abbiamo detto che in questo giro facciamo 3 maglie alte e una catenella, che le stiamo vedendo. Finisco questo giro, finisco il secondo giro dell'altra mattonella e ci vediamo per unirle insieme. Sostanzialmente quello che abbiamo visto prima, anziché fare questa catenella nell'altro giro faremo il punto basso nella mattonella da unire. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua, vedete, questa è la seconda parte della mattonella. Adesso rifacciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto con il ciondolo. Entriamo in uno spazietto, facciamo 1, 2 e 3 maglie alte. Mettiamo i 2 cerchietti rovescio contro rovescio e facciamo questo lavoro qua. Maglia bassa nella mattonella lavorata, ritorniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo una, ops, scappato,
è scappato proprio, 1 2 3, ecco, ci mettiamo qua, rifiamo, allora così, dopodiché torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo le 3 maglie alte, due e 3, non vi nascondo che questo passaggio, più piccola è la mattonella e più è complesso, però vale la pena, diciamo che la spesa vale l'impresa. Allora, torniamo sulla mattonella lavorata, vedete, entriamo nello spazio e facciamo una maglia bassa. Adesso torniamo sulla mattonella in lavorazione e facciamo le 3 maglie alte e così facciamo per tutto il giro. Quindi questo è il metodo che utilizziamo per l'unione di tutte le due mezze perle, chiamiamole così, perché io queste di fatto sono delle perle che uso da infilare nella collana insieme ad altri complementi. E così vado fino alla fine. Quindi questo, il meccanismo è lo stesso. Adesso vediamo come si fa la mattonella quadrata e il suo raddoppio e dopodiché praticamente una volta che avremo tutti gli elementi potremo montare la collana. Ci vediamo dopo. Ecco qua, vedete le due perle uguali della collana sono qua. Adesso toglio questo pezzettino di filo che è spuntato fuori, ecco qua. E adesso queste due sono complete. Cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo creare le perle quadrate. Le perle quadrate non sono altro che piccole mattonelle quadrate, scusate, quelle tradizionali. Quindi iniziamo sempre con cappiettino, 1, 2, 3, 4 e 5 e chiudiamo in tondo. Chiudiamo in cerchio, così facciamo 1, 2 e 3 catenelle, non 4 come prima ma 3, perché adesso rientriamo e facciamo subito un'altra maglia alta. Rientriamo e facciamo un'altra maglia alta e adesso sì, ci sono 2 catenelle che costituiscono gli angoli della mattonella. Io vado veloce su questo perché di tutorial sulla mattonella tradizionale ce ne sono una marea, eppure qua sul mio canale ne trovate due, uno in cui parlo della mattonella tradizionale, quella per fare le coperte, e l'altro in cui faccio vedere proprio questo tipo di mattonella senza catenelle di separazione, che invece è più adatta per fare le borse. Quindi abbiamo fatto un gruppo di 3 maglie alte e 2 catenelle, poi ancora un gruppo di 3 maglie alte e 2 catenelle. Adesso stiamo facendo il terzo gruppo di 3 maglie alte e facciamo ancora 2 catenelle, poi facciamo ancora il quarto e ultimo gruppo di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio come abbiamo fatto anche per la mattonella tonda, poi sempre con maglie bassissime camminiamo all'interno dell'archetto, così, catenella di sicurezza e taglio il filo. Tagliamo già subito la codina. Adesso il secondo colore sarà questo fucsia. Facciamo il solito cappietto, entriamo nell'angolo che precede la chiusura e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Io inizio sempre le mie mattonelle in questa maniera, con la maglia bassa e 2 catenelle. Poi facciamo ancora una maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una maglia alta e una maglia alta. Ci spostiamo nell'angolo opposto dove andiamo a fare una, 2 e 3 catenelle scusate, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso questi sono gli angoli così composti da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questo è come si presenta adesso la mattonella. Adesso
andiamo all'altro angolo dove facciamo esattamente la stessa cosa, quindi abbiamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Abbiamo ancora 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Due. E chiudiamo il lavoro in questo modo, così. Adesso abbiamo 2 e 3, ci spostiamo nell'angolino come abbiamo fatto prima ed è finito il secondo giro. Il terzo giro, che è uguale a quello che abbiamo visto finora, e vi dicevo, per chi conosce le mattonelle tradizionali già sa, è fatto in questo modo: cappietto, ecco qua, entro nell'angolo che precede, aspettate che taglio un po' di codine perché altrimenti non si capisce più niente, 1 e 2, entro nell'angolo che precede la chiusura, e faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 e 3. Adesso mi sposto qui, vedete, nello spazio tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Adesso ancora l'angolo, due catenelle, ecco, questo dovevo tagliarlo prima, però vabbè, si rinforza comunque, non è un problema. Tra l'altro è talmente sottile che insomma non va a disturbare, cosa che invece succede con i filati più grossi, perché poi la parte dove c'è la sovrapposizione delle due chiusure risulta più evidente, invece in questo caso no. Quindi, ricapitolando, abbiamo il primo angolo, poi le 3 maglie alte nei due gruppi, tra i due gruppi di 3 maglie alte del giro sottostante, poi c'è l'angolo e così procediamo fino alla fine della mattonella. Ci vediamo alla fine dell'altra mattonella per la chiusura, anche se mi sembra che ormai avreste dovuto capire, cioè dovreste aver capito che la chiusura è sempre fatta nello stesso modo. Punti alti sulla mattonella in lavorazione, punto basso sulla mattonella lavorata. Però lo vediamo per sicurezza e per chi magari non ha una grandissima dimestichezza con l'uncinetto, quindi magari può trarne beneficio. Ci vediamo dopo. E allora, come vi dicevo, ho fatto la mattonellina, adesso facciamo il suo doppio. Il suo doppio lo facciamo così. Sempre cappietto, andiamo a prendere la mattonellina con il secondo giro e facciamo il terzo giro esattamente come abbiamo fatto l'altro, ma ricordandoci che a questo punto dobbiamo unirla all'altra mattonella. Probabilmente sembrerà superfluo, però preferisco fare tutti i passaggi con voi in modo che non ci debbano essere dubbi. Allora, prendo rovescio contro rovescio le due mattonelline e
faccio la maglia bassa nell'angolo della mattonella finita, torno sulla mattonella in lavorazione e finisco l'angolo. Torno sulla mattonella lavorata e faccio la maglia bassa e semplicemente proseguo facendo come abbiamo fatto per le mattonelle rotonde, quindi una maglia bassa nella mattonella da unire, una maglia alta, scusate, 3 maglie alte nella mattonella in lavorazione. Tutto qui, niente di complicato, semplicemente seguiamo quello che è lo schema del punto Granny, ma ricordandoci che dobbiamo fare il sandwich con l'altra mattonella. Adesso prendiamo l'altro punticino qui, aspettate che prima taglio un pochino questo filo perché dà un po' di intralcio. Ok, ritorno sulla quindi faccio la maglia alta qui, la maglia bassa qui, torno sulla mattonella in lavorazione e faccio una, 2 e 3 maglie alte, torno sulla mattonella lavorata, taglio qua i fili che intralciano, torno sulla mattonella in lavorazione e così via fino alla fine. Farò altre, guardate, adesso io ho preparato un po' di mattonelline, vedete, ne mancano ancora 2 di quelle quadrate e poi saremo pronti a montare la collana. C'è anche il ciondolo che vi faccio vedere e poi saremo pronti a montare la collana. Ci vediamo dopo. Rieccoci, non lasciatevi spaventare dal macello che c'è qua sopra perché chiaramente, come potete immaginare, dovendo poi assemblare la collana ho dovuto prendere tutti i pezzi e cercare di organizzarli con una certa logica che capirete dopo. Allora iniziamo prima a fare il ciondolo. Il ciondolo avevo lasciato un filo lungo, quindi adesso prendo una perlina, la infilo dentro, poi infilo un altro pezzettino che ho fatto, vedete, è praticamente un cerchiolino che ho fatto con la stessa tecnica di questi, quindi mi sono fermato un giro prima e adesso questo facciamo passare l'ago al centro, così, cercando di stare proprio nel mezzo, in questo modo, ok, e lo aggiungiamo al ciondolo in questa maniera, vedete? Adesso al ciondolo aggiungiamo questa perlina, poi aggiungiamo questa perlotta gigante, così. Per finire mettiamo questa perla e questa perlina qui, ok. Vedete? Quindi è un ciondolo piuttosto importante adesso. Quindi adesso ripassiamo con l'ago all'interno, quindi saltiamo la perlina piccolina, vedete questa perlina qui la saltiamo, ripassiamo all'interno delle altre perle, in questo modo, tirando bene. Bene, ma non troppo perché poi c'è la parte del cerchietto che rimane morbida. Allora aspettate un attimo che tiriamo bene il filo. Ok, adesso ci siamo. Adesso lo facciamo passare attraverso l'altra perlina, lo facciamo ripassare attraverso il nostro cerchiettino e dopodiché ritiriamo bene il filo perché vedo che non è ben tirato. Ecco, adesso sì. Ritiriamo, quindi lo facciamo ripassare e dopodiché lo facciamo ripassare attraverso l'ultima perlina in questo modo e lo cuciamo. Quindi iniziamo a cucirlo in modo da fissarlo. Poi lo facciamo passare un po' dentro e lo cuciamo dall'altra parte. Dobbiamo cercare di fare una bella cucitura resistente, non perché sia sottoposta a chissà quali sollecitazioni, ma vi garantisco che questa perla qua è piuttosto pesante, quindi magari con
lo sbatacchiamento sui vestiti e quant'altro potrebbe anche creare degli allentamenti. Io vorrei evitare, quindi facciamo tutto per bene. Poi possiamo chiudere anche, possiamo terminare con un goccino di colla in modo che siamo proprio sicuri che non... Vedete, questo è il ciondolo. Il ciondolo è bellissimo, molto importante. Adesso prendo le mie forbicine e taglio. Adesso vi faccio una cosa, costruisco la prima delle due parti in modo che abbiate la possibilità di vedere poi il pezzo completato e dopodiché costruiamo l'altra insieme. Allora, come vedete ho infilato già la metà della collana, vedete? Ho fatto tutta la sequenza di perline che poi adesso ripeterò con l'altro filo, quindi l'altro che andrà da questa parte. Adesso lo facciamo insieme. Allora, cominciamo con la perlina viola, poi mettiamo la verde, viola, verde, piccolina, e viola. Poi abbiamo la verde grande. Queste sono ovviamente composizioni di mia fantasia, cioè potete combinare le perline come vi pare, in base a quelle che avete, insomma, all'effetto che volete ottenere. Sicuramente potrete trovare la soluzione, diciamo, più consona anche per i colori che avete scelto, quindi in abbinamento sempre i colori che avete scelto. Adesso abbiamo le perle più grandi, questa e questa. Dopodiché abbiamo la perlina verde e cominciamo a mettere le nostre mattonelle. La prima, e poi mettiamo la perla viola scuro. La seconda, che è questa, e poi mettiamo la perla trasparente. Poi mettiamo la terza, mettiamola qua così, vedete, infiliamo l'ago. Allora, se avessi avuto da infilare soltanto le perline, avrei utilizzato il metodo, quello dell'indurimento della punta del filo, e poi le avrei fatte passare da lì. Però siccome abbiamo anche queste perle attraverso cui deve, cioè queste perle, queste mattonelle attraverso cui deve passare il filo, e diciamo la roba che ci passa in mezzo deve avere una certa consistenza, allora ho dovuto utilizzare quest'altro sistema del lago per poter passare attraverso le mattonelle, così. Quindi questo diciamo che ci complica un po' le cose rispetto all'infilatura semplice, però ce lo complica ma non più di quel tanto. Vedete, noi adesso abbiamo la perfetta simmetria tra le due parti. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fissare questa cosa qui, dove ci sono in corrispondenza dell'altro, no? Quindi adesso io entro con l'ago, faccio qualche punto così, passo in mezzo, poi lo rinfilo sotto. Anche questo poi lo fermerò eventualmente con un goccino di colla. Faccio passare in mezzo così, tiro bene e via. E il lavoro è fatto, non ho più bisogno del lago. Ok, adesso spingiamo. Oh, ho sbagliato. Allora, come avrete visto dalla disperazione della creativa, mi ero dimenticata di mettere una perla alla fine qui, quindi ho dovuto rifare tutto il processo e ve l'ho risparmiato, semplicemente l'ho rifatto e ve l'ho risparmiato. Adesso invece vedete che sono infilate in maniera perfettamente simmetrica. Allora, a questo punto io faccio un nodino qua
e fisso la perlina così. Dopodiché prendo l'uncinetto, però quello del 2,5, scusate, 1,25, e faccio una bella catenella, faccio tipo una ventina, 25 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi infilo, potevo infilarlo prima, lo infilo adesso, infilo questo bel robino qui, ecco, e lo lavoro quando arriviamo al numero di catenelle corretto, quindi siamo a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Quindi torniamo ai 15, entriamo con l'uncinetto ai 15, vediamo se ci riusciamo, no, dobbiamo andare ancora indietro perché si è scucita, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lavoriamo la chiusura, 25, facciamo un paio di punti così e dopodiché io chiudo così, quindi la la chiusura è già fissata. Dall'altra parte ho fatto una solina semplicemente facendo una catenella e poi tornando indietro e facendo un punto basso. Poi ho legato il filo, adesso questo filo qua prima di tagliarlo metterò un puntino di colla in modo da fissarlo, in modo che rimane una chiusura resistente. La chiusura sarà così, vedete? Quindi infilo il moschettone, ecco, non mi veniva la parola moschettone, nella chiusura e così chiudo la mia collana. Allora, a questo punto io faccio le ultime rifiniture e poi vi faccio vedere la collana completa. Ci vediamo fra poco. Eccola qua, finita. Alla fine ho deciso di mettere una perlina qui per chiudere ancora meglio e poi ho messo un goccino di colla, così sono più sicura che la chiusura non si scioglie. Qua ho messo un po' di colla, è rimasta una puntina da tagliare e la tagliamo. Ok, qua ho messo un po' di colla che ha rifinito il tutto e quindi adesso io ho la mia collana completa, vedete? È una collana sicuramente molto particolare, molto vistosa, questa qua indossata fa sicuramente un bel effetto, poi tra l'altro forse non rende con la ripresa la lucentezza dei materiali, ma posso garantirvi che fa veramente una bella luce. Quindi questo era quanto volevo dirvi, io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi sia di spunto per le vostre realizzazioni e come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento e vi do appuntamento al prossimo tutorial e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio ancora e alla prossima, ciao!